Ciao ragazzi, oggi mi trovo con Luca Corrado, Ciao ragazzi. atleta professionista Classic Physique in preparazione per le prossime gare estive. Dopo un anno di gare ci apprestiamo ad affrontare quest'altra stagione agonistica 2023. Allora, oggi Luca andrà ad allenare il petto. Allora, ho studiato questo allenamento con 4 esercizi, quindi Luca andrà a fare solamente 4 esercizi, dove durante questo allenamento vi farò capire il perché le angolazioni scelte per Luca Corrado, essendo un atleta molto clavicolare, ha bisogno di stimolare il petto dalla parte alta alla parte bassa, cercare di colpire ogni angolazione del torace per permettere di avere più spessore sulla parte frontale quando va in posa in rilassata frontale. Questo è stato un feedback che ci hanno dato nelle ultime gare. Andiamo. Nel pre-workout ho scelto il Flexotor. Per questo allenamento ho scelto il Flexotor per principalmente 2 motivi. Mi interessa innanzitutto che l'atleta mantiene un focus dall'inizio alla fine del workout e i prodotti che ci sono all'interno del Flexotor permettono questo, e soprattutto per mantenere un costante pump per tutto l'allenamento. Come vi dicevo, la scelta sono su 4 esercizi. Ogni allenamento che scelgo cerco di cambiare di pre-workout che mi mette a disposizione la Yamamoto. In questo caso ho scelto il Flexotor. Iniziate sempre l'allenamento con il primo esercizio facendo delle serie di riscaldamento. Normalmente il riscaldamento per i miei atleti gli faccio fare 2 serie di riscaldamento per proprio l'esercizio che dobbiamo poi fare. Facciamo un'altra serie di riscaldamento, poi parti. Ok? Allora, andremo a fare chest inclinata 4 serie, sono 2 serie in un modo e 2 serie in un altro modo, per la parte alta del petto. Allora, le prime 2 serie, innanzitutto andiamo a ricercare quanto più intensità possibile, quindi un carico abbastanza elevato, quindi mettiamo ancora un altro 10 e 10, un carico abbastanza elevato che ci permette di fare 8 ripetizioni. 8, vai. 1, 2, 3, 4, 5, come on, 6, come on, 7, come on, 8, strizza, 5 secondi di isometria. Adesso controlla, vai, su, 6 secondi per scendere. 6 secondi nella fase negativa, piano, controlla il movimento, sono 2, ancora altre 2, dai, controlla il movimento, dai, 3, ancora, controlla, up, ottima, buona. E questa è la prima serie, totale sono 12 ripetizioni, tra cui 8 classiche normali, poi c'è un'isometria nella parte alta, dopodiché si iniziano con altre 4 ripetizioni, quindi arriviamo a 12 ripetizioni, 4 ripetizioni che nella fase negativa bisogna scendere con 6 secondi di velocità, ok? 6 secondi più o meno. E concludiamo con 12 ripetizioni, quindi le 4 finali sono diverse, vi daranno una sensazione di pump pazzesco. Possiamo ancora incrementare il carico, dai, togliamo questi 10, seconda serie, 8 colpi classici, 2,
3, controlla il movimento, 4, fino in fondo, 5, stendi completamente il braccio, 6, 7, 8, resta su, 1, 2, 3, 4, 6 secondi nella fase negativa, dai, hop, 4 così, dai, 1, dai, su, 2, dai, come on, 3, come on, dai, hop, su, controlla il movimento in discesa, ottima. Abbiamo concluso 2 serie in questo modo, che vi ricordo che sono di 12 ripetizioni. Le 4 finali sono un po' particolari, con la fase negativa che bisogna scendere con circa 6 secondi. Ora lasciamo lo stesso carico e facciamo altre due serie in maniera particolare. Ci avviciniamo sempre più o meno a 12 ripetizioni. Recupera. Queste altre 2 serie, cioè la terza e la quarta, saranno sempre di 12 ripetizioni. Andremo a fare 6 ripetizioni classiche normali, ci sarà un'isometria nella parte bassa, quindi nella parte Luca cercherà di chiudere le scapole e di allungare il più possibile il torace, per poi fare altre 6 ripetizioni a pump, e poi c'è una successiva isometria nella parte bassa. Ok ragazzi, sono sempre 12 ripetizioni. Vi assicuro che alla fine di questo workout vi farò vedere il pump che Luca ha raggiunto con solo 4 serie. Vai, come on, 1, 2, hop, inizia ora, dai, 1, come on, 2, come on, 3, come on, 4, come on, 5, dai, 6, scendi, resta fermo, cerca di schiacciare il petto, bravo, 2, 3, 4, pump, dai, pump, 2, dai, 3, 4, come on, 5, come on, 6, giù, fermo. Alright, yes. Quando spesso sento che il 4x12, questa può sembrare un 4x12, la matematica non è un'opinione, quindi 4x12, ma sono 12 ripetizioni fatte in maniera particolare, dove ci sono allunghi, dove ci sono momenti di isometria, c'è la negativa, quindi con questo Luca sta cercando di colpire il più possibile la parte alta del petto, quindi la scelta non è caduta sul primo esercizio complementare, siamo partiti subito con l'esercizio di spinta. Vai, vieni, ok, dai, controlla, 1, lavora, 2, lavora, 3, dai, 4, movimenti completi, 5, come on, 6, ok, fermo là, schiaccia, 3, 4, pump, dai, 1, 2, 3, come on, 4, come on, 5, come on, 6, giù, fermo, alright, 2, 3, 4, ok, yes, 4 serie portate al termine. Adesso Luca ci mostrerà dopo 4 serie il pump che ha raggiunto. Solo 4 serie ragazzi, come vi dicevo la scelta degli esercizi è caduta su esercizi che Luca gli servono. Ecco, questa è il pump che ha raggiunto con solo una side chest, vedete? Quello che stiamo cercando di attivare in questo esercizio è un esercizio dove c'è una tensione continua, quindi cercare di prendere un pump completo, e quindi il secondo esercizio si va su un'apertura, come vi spiegavo prima, crossover ai cavi in ginocchio, fatto in 2 versioni con un'isometria al centro. Vai, stai giù, bravo, 1, 2, 3, 4,
5, 6, vai, se non sono, no, Luca, sono 10, 7, 8, 9, giù, strizza, 5 secondi, torna dritto, piano, torna dritto sempre in isometria, altre 5, dai, come on, 1, 2, 3, come on, 4, resta, 2, 3, 4, relax. Allora, sono 15 ripetizioni, sono 10 ripetizioni stando in una posizione un attimino un po' più bassa, quasi a 90 gradi, per poi mantenere un'isometria di 5 secondi e nel frattempo tornare in una posizione quella naturale per fare altre 5 ripetizioni con successiva isometria. Totale sono 15 ripetizioni, facciamo 4 serie in questo modo. Quindi, ricapitolando, 4x12, se così bisogna dire, 4x12 di chest inclinata, dove ci sono state delle situazioni particolari che abbiamo inserito durante queste 12 ripetizioni. La stessa cosa stiamo facendo qua, sono 4x15 ma sono 2 angolazioni diverse con 2 isometrie. Vai. Ovviamente vai, forza, controlla il movimento, 1, giù, 2, bravo, 3, come on, 4, come on, 5, 6, 7, 8, 9, strizza, 1, 2, torna diritto, 1, 5, dai, 1, bravo, 2, 3, come on, 4, giù, 1, 2, mantieni, 3, dai, 4, alright. Ottima, poi fai un po' una mossa muscolare. Yes, bella, vedi già che come si è riempito, guarda, la parte questa e qua, guarda. Allora, qui abbiamo già un ottimo pump sia nella parte alta che nella parte laterale del petto, ci troviamo un pump generale. E poi per questo motivo la scelta, come vi dicevo prima, del pre-workout, del Flexotor è importante, è assolutamente una chicca da inserire non a caso. Certi pre-workout della Yamamoto vanno inseriti nei momenti giusti e soprattutto negli allenamenti giusti. Vai, 2, giù, 3, bravo, controlla il movimento, 4, 5, 6, 7, 8, 9, giù, fermo, 2, 3, torna diritto, posizione naturale, dai, ok, altre 5, dai, 5 colpi, 1, controlla il movimento, 2, e ora, 3, come on, 4, come on, 5, resta, bravo, eccola lì, ottima. Sì, ma poi è pulito, per sto peso, ottima. 3 serie, abbiamo scelto 4 esercizi, tra cui 2 spinte e 2 aperture, molto semplice. Luca non ha bisogno di fare allenamenti a volume, ha bisogno di poche serie, 15-16 serie per i gruppi muscolari grandi, allenamento strutturato, ripeto, sulla sua struttura, un allenamento che deve lavorare e deve funzionare per l'atleta. Ricordatevi sempre che un buon preparatore è come un sarto, cuce il vestito personalizzato su misura per gli atleti, per le categorie di appartenenza e soprattutto per le strutture. Bisogna lavorare in questo modo. Ottimo, questo qua è un po' più spesso. Ultima serie, 1,
2. Ricordatevi che stiamo lavorando con 15 ripetizioni, tra cui 10 normali, 10 ripetizioni classiche in una posizione quasi a 90 gradi. Isometria, torna nella posizione naturale e completa altre 5 ripetizioni, ne sono 15. 1, come on, 2, come on, 3, fino in fondo, 4, fino in fondo, 5, isometria, alza la testa, su, tieni sto petto, 3, 4, alright. Possiamo dire con orgoglio, se così si può dire, che questo allenamento siamo a 8 serie, quindi 4 di spinta e 4 di apertura. Luca ha già il petto che in pump, ha un'ottima sensazione, sta mantenendo un ottimo focus durante l'allenamento, i movimenti sono giusti, mantiene un'ottima connessione mente-muscolo, e questo è fondamentale per un professionista che ogni allenamento, ogni ripetizione davanti a sé sta tracciando il suo percorso e sta guardando la luce in fondo al tunnel. Alright. Terzo esercizio per il petto, spinte, classica panca a 15 gradi. Scelgo questa angolazione sempre perché ho bisogno di lavorare più sulla parte alta con Luca. Spinte, questo esercizio è una classica spinta, non ci saranno tecniche, ma solo un peso abbastanza importante con 8-10 ripetizioni. Luca uscirà con le spalle fuori dalla panca, assumerà una posizione che la testa esce fuori dalla panca per permettere più allungo nella fase di discesa dei manubri, ok? Quindi siediti un po' più alto, parti già più alto, ancora, ok, vai. Questa è la posizione giusta, perfetto. 10 colpi, dai, sono tuoi, fino in fondo. Non fate i mezzi movimenti, bravo, guarda un punto fisso davanti a te e chiudissi i manubri. 2, dai, 3, 4, bravo, 5, 6, 7, come on, 8, come on, 9, come on, dai, ok, peso è leggero, dobbiamo aumentare. Qui possiamo incrementare il carico ad ogni serie, quindi non partite con un carico leggero, andate già con un carico, ripeto, abbastanza importante, perché questo è il fondamentale, esercizio fondamentale, semplice, classico, che normalmente si mette al primo esercizio. Invece come primo esercizio abbiamo scelto la chest press inclinata, fatta in una maniera particolare. Prendiamo diciamo che un 37,5-40 kg può andare bene. 8 ripetizioni devono essere il minimo delle ripetizioni che dobbiamo fare. Dai, perfetta, dai che è tuo. Ora lavora, chiudi i manubri, controllali. 1, movimenti completi. 2, come on, 3, solo, dai, a meno 8, 4, dai, 5, come on, movimenti completi. 6, come on, 7, dai Luca, dai, l'ultima, dai che è tuo, fino in fondo, yes, ottima, metti sotto la luce qua, verso di me, verso di noi, girati verso di noi, ok, vai, guardate il pump che abbiamo raggiunto. Siamo ancora in una fase della preparazione con calorie molto alte. Luca presenta già un'ottima condizione di pelle, duro, compatto, deve perdere 8 kg per rientrare nel peso. Sfida alquanto importante, ma ecco, abbiamo fatto un grande lavoro metabolico, proprio che attualmente Luca mangia circa 800 grammi di carboidrati, abbiamo anche della frutta ancora presente nell'alimentazione. Sicuramente già scalando solo la frutta
Luca inizia a prendere una condizione più croccante. Vai, forza, dai, è ora. 1, 2, dai, solo 3, non mollare Luca, dai, 4, fino in fondo, bravo, 5, dai, 6, solo 7, solo 8, continua, dai, 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 l'ultima, è tua, hop, hop, all right, ottima. Sai chest qua, un po' più avanti, vai. Bella, ottima. Allora vi voglio raccontare questa durante l'allenamento. Luca lo seguo da circa 4 anni. La prima volta che è venuto da me pesava circa 84 kg e ad oggi ecco, in gara deve arrivare a 94 e mi ricordo ancora le prime parole di Luca che erano molto semplici. Diceva: coach, io in off voglio raggiungere un peso di 90 kg, considerando che ad oggi con questa condizione di pelle ha un peso di 102,5 circa. Questo vi fa capire quanto ha costruito, non in un anno, non in 2, ma in 4 anni. Abbiamo fatto tantissime gare. Voglio ricordare che Luca ha vinto la Procard al Cairo su 67 atleti e per la prima volta, ecco, stiamo documentando questo proprio perché è una cosa che bisogna ripeterla ogni volta. Ha vinto la Procard su 67 atleti, ha vinto l'overall e al Cairo è la prima volta che un italiano nella storia del bodybuilding vince una gara. Stai più alto, dai, come on, forza che sono tuoi, dai, 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 right, come on. 1, guarda il punto fisso davanti a te e chiudi sti manubri. 3, 4, dai, 5, dai, 6, come on. 7, non mollare, altre 3 ne voglio. 8, mo. 9, fino in fondo Luca, fino in fondo, fino in fondo, fino in fondo, bravo, ottima, yes, ottimo, caro, tutto a posto, tutto a posto. Bella Lu. Allora, ultimo esercizio per il petto, per Luca Corrado, un esercizio di aperture. L'ho mostrato più volte nelle mie storie di Instagram. Questo è un esercizio molto particolare dove abbiamo un'isometria mentre l'altro braccio lavora. Quindi nel frattempo deve essere un'ottima connessione mente-muscolo, perché non bisogna perdere la contrazione sulla parte che si mantiene in isometria mentre l'altro braccio lavora. Ok? Questo è l'ultimo esercizio per rifinitura per Luca Corrado. 3 serie, quindi chiudiamo il petto con altre 3 serie, sono totali 15 serie per il petto. Vai. Manteniamo la contrazione sulla parte isometrica, dai, forza, 1, ottima, 2, non perdere la contrazione qua, 3, sono 12 colpi, dai, 4, 5, bravo, 6, mo, 7, 8, 9, 10, mo, 11, 12, perfetto, cambia braccio, dai, dall'altra parte, vai, teniamo la contrazione, chiudi un altro poco, 1, dai, contrai, 2, fai lavorare l'altro, 3, concentrato, 4, bravo, 5, ottima contrazione, 6, vai, siamo a metà strada, 7, come on, 8, dai Luca, non mollare, 9, 10, come on, 11, dai, 12, perfetta, perfetta, ottima. Da dove nasce questa tecnica? Nasce da un
una continua ricerca di quando mi trovo in palestra e normalmente guardo gli attrezzi che ho a disposizione. Questo spesso lo dico nei miei seminari. Quando mi ritrovo in giro per l'Italia nelle palestre, tante volte guardo i proprietari di palestre che mi dicono: la mia palestra non è tanto attrezzata. Entro in sala, mi giro intorno, vedo che ci sono pochi attrezzi, ma nella mia mente, questa esperienza che ho accumulato negli anni, mi ritrovo a trovare delle angolazioni particolari, angolazioni che poi alla fine, messe durante un workout come terzo o quarto esercizio, credetemi che possono essere davvero determinanti per il vostro percorso. Facciamo altre 2 serie. Questo te lo passo io, prenditi di quello, dai. Aspetta, la mano, vai. Manteniamo la contrazione qua e lavora qua. 1, bravo, 2, dai, 3, dai, 4, 5, dai, 6, ottima, 7, 8, dai, 9, 10, 11, non la perdere, 12, lascia, dai, cambio, ciao, vai. Tieni la contrazione, mantieni la contrazione, dai, posizionati, forza, lavora, 1, dai, 2, dai, 3, 4, forza, 5, dai che diventa dura, 6, come on, 7, 8, dai Luca, dai, chiudi, 9, 3, 10, come on, 11, non la perdere da quest'altra parte, 12, perfetto, ottimo, un'ottima connessione mente-muscolo. Ecco, quello che apprezzo di Luca è proprio questo suo atteggiamento di secondo me essere professionista prima ancora che lo fosse, perché ha sempre saputo interpretare i miei sistemi di allenamento. Non ho mai visto Luca lamentarsi, non ho mai visto Luca battere ciglio, non ho mai visto Luca dire una parola fuori posto, sempre atleta, sempre preciso, e con il coronamento della Procard, una Procard come dicevo prima non affatto facile. Questo ci fa capire tanto. Nell'ultimo anno, nel suo esordio del professionismo, è stato chiamato più volte al primo call out, siamo arrivati nei top 10 in categorie abbastanza numerose. Credo che Luca abbia attualmente un fisico molto completo, porta una condizione in gara realmente separata e drammatica, e questo ci permette di avere delle buone speranze, visto che la categoria Classic nell'ultimo periodo non si guarda solo la linea, ma soprattutto queste condizioni croccanti, drammatiche. Facciamo questa ultima serie, controlla il movimento, 2, 3, bravo, 4, 5, ottima, 6, 7, dai Luca, 8, mantieni la contrazione, 9, 10, 11, 12, cambio, vai. Uno, bravissimo, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, mo, 11, dai, alright, benissimo. Allenamento terminato, 15 serie per Luca Corrado, ha raggiunto un ottimo pump. Non andiamo oltre a queste serie
normalmente quando ci alleniamo in questo modo non abbiniamo nessun gruppo muscolare al petto, proprio per cercare di massimizzare l'allenamento e poi successivamente il recupero. Luca nel suo post workout andrà a sorseggiare il suo post workout di fatto di idrolizzate, quindi le idrorazzane della Yamamoto, proteine ad alto contenuto proteico, ma soprattutto di un'enorme qualità e digeribilità, e andrà ad assumere il glicoball, che sono cicodestrine, nel suo post workout. Acido alfa-lipoico, glutamina e collagene idrolizzato. Un'ora dopo il post workout Luca andrà a consumare il suo pasto solido. Come dicevo prima, la sua alimentazione è ancora ricca di carboidrati, di grassi, tra cui carboidrati anche di frutta, quindi ci ritroviamo in questa condizione con, vediamo, togli di nuovo la canotta, vediamo il pump che abbiamo raggiunto, girati verso l'obiettivo, girati di là, vai pump, fai una mossa muscolare, no, mossa muscolare, ecco, vedete la condizione di Luca, il petto è stato colpito in ogni angolazione, come vi dicevo prima dell'allenamento. Guardate, in questa posa è proprio la posa che i capogiuria ci hanno dato più attenzione, che in questa posa fai rilassata frontale. Nella rilassata frontale vedete il petto non deve perdere nessuna angolazione, quindi vedete, questo è quello che è stato ricercato dai capogiuria nelle ultime competizioni. Ottima condizione Luca.